saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la moto di Valentino Rossi, la YZR M1 in scala 1/4, edizione De Agostini, uscita numero 15. Andiamo subito a dare un'occhiata al contenuto del fascicolo e procediamo al montaggio. Per tutti coloro i quali che magari avessero il piacere, speriamo, di dare lettura oltre che guardare le immagini del fascicolo, potranno andare a vedere il video unboxing dove ho dedicato più tempo proprio per questa ragione. Saluto anche volutamente e doverosamente tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, grazie alle quali continuo ancora ad andare avanti con il canale. Grazie ragazzi, con tutto il mio cuore. Per tutte invece quelle persone che mi guardano ma non si iscrivono, sempre che ne abbiate il piacere ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist del canale dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di moto. Infine, se ci fosse qualcuno tra di voi che avesse il piacere di farsi montare il modello da me, mi contatti privatamente, grazie. Saluto a questo proposito Diego, un mio iscritto che mi ha commissionato il montaggio di questa moto. Ciao Diego. Allora, andiamo subito a effettuare questo nuovo montaggio e poi prima di salutarci prendo tutto quello che ho montato fino all'uscita numero 15 e seguiranno poi i video 16 e numero 17, quindi restate sempre con Michele. Riceviamo il cruscotto, eccolo qui, in plastica con questa finitura simil carbonio. Sarà sicuramente retroilluminato perché poi andremo a mettere una mascherina trasparente, questa qui, quindi ci saranno delle luci a LED che illumineranno questa fascia qui, bellissimo. Allora abbiamo poi lo schermo strumentazione, eccolo qui, finitura a specchio, vedete? Poi andrò a lucidarlo perché ha qualche segno, ma non è un problema togliere quelle righe. E questo che è il pannello spie di segnalazione. Io ribadisco sempre le mie scuse per la situazione delle mie mani, sono un po' rovinate e certamente per uno che fa video non è bello da vedersi. Vi chiedo scusa, concentratevi sui contenuti del montaggio. Ho provato a mettermi i guanti ma non riesco a lavorare. Vi servirà un consiglio del lubrificante, qualsiasi lubrificante. Le viti B, ve ne serviranno 2, ovviamente la copertura della testata, una lima o un cutter, qualcosa che comunque possa andare a consumare. Almeno nel mio avevo una sbavatura e questo può far poi sì che il pezzo si inserisca in maniera non corretta all'interno della sua sede. Qui ci rimaneva dello spazio, non mi piaceva e ho consumato leggermente, senza fretta e senza andare a toccare ovviamente quest'unghia qui. Ve la faccio vedere, che è l'unghia di inserimento, questa, poi all'interno di uno dei punti, che sono due, uno qui e uno qui. Allora, la prima cosa, ho preso il lubrificante, ho preso una vite B, vi faccio vedere il passaggio anche se io ho già fatto tutto. La bagnata appena nel lubrificante e vi create tutti e due i filetti. Vi basterà bagnare una sola volta per crearvi più di 2 filetti, anche 4, ok? Con una vite bagnata io faccio generalmente 3-4 filetti. Poi
Andiamo adesso a svitare le viti. Sono tutte e due pezzi di metallo. E andiamo a inserirlo così, guardate. Le istruzioni sono molto chiare, però diversamente sarebbe assurdo montarlo in questa maniera per sbaglio, perché andrebbe proprio a cadere questo perno qui, dove poi ci vanno altre cose. Allora, lo capovolgiamo e inseriamo le due viti. Le avvitiamo senza stringerle subito, lo faremo quando avremo messo le viti previste per ogni sessione di montaggio. In questo caso 2, quindi le mettiamo tutte e due e poi stringiamo. Avete visto come scivola bene la vita all'interno, come si avvita bene, creando fietti. E poi guardate, in questo caso è perfetto perché la sua sede è perfetta del perno e dei fori, ma poteva succedere che la parte dorata poteva uscire più da una parte rispetto che all'altra, e quindi siete voi che dovete centrarla. Ecco perché vi dico sempre: non stringete tutto subito. Adesso possiamo farlo. Bene, questo lo possiamo mettere via perché per adesso non ci serve più. Va bene, lasciamolo qui, ma non ci serve più. Poi guardate, questo montaggio è anche semplicissimo. Andiamo a prendere questa parte qua e con i perni ovviamente devono essere rivolti dentro i fori. Ecco qui. Schiacciate piano perché rischiate di rompere la plastica, quindi fate attenzione quando premete, un po' da una parte, un po' dall'altra. Perfetto. Guardiamo da vicino se ce la facciamo vedere. Ecco, guardate. Vedete che la plastica, i perni della plastica sono arrivati qui a filo del foro, si vedono perfettamente. Questi poi sono i tappi delle cartucce degli ammortizzatori anteriori degli steli, le forcelle. E adesso ci rimane da fare un'ultima cosa: inserire questo. Sarà perfettamente inserito quando questo display sarà più basso di questa bordatura intorno, ok? Ecco qua, finito. Vi farò vedere la prossima volta che tutti questi segni che vedete qui non ci saranno. Poi magari non servirà neanche farlo perché ci andrà qualcosa sopra, ma non credo, perché sì, forse ci andrà una decalcomania. Penso di sì, perché però è strano che l'abbiano fatto così lucido, sembra quasi un vetro. Bene, abbiamo finito questo montaggio. Io adesso prendo tutto quello che ho montato fino all'uscita numero 15 e poi ci salutiamo. A dopo, ragazzi. Eccoci qua. Guardate che spettacolo. Quello che mi affascina in questo modello sono proprio la cura dei particolari.
È veramente grande questo modello, veramente grande. Avete visto questa anodizzazione perfetta, come le forcelle vere. Vediamo se riesco a farvi leggere questo logo. Non ce la faccio. Volevo farvi vedere la scritta Öhlins, ma non riesco a mettere a fuoco, non capisco perché. Eppure ho tolto tutto quello che poteva essere messo a fuoco dietro. Niente, non ce la faccio, mi dispiace. In altri video ce l'ho fatta, qui non riesco proprio. Non ce la faccio. Va bene ragazzi, grazie del vostro tempo. Mi raccomando, per quelli che hanno troppe distrazioni, e ne abbiamo tutti un po' troppe, purtroppo la vita sembra che scorra veramente veloce, perché facciamo una cosa e ne pensiamo 10. Stiamo diventando quasi come le donne, quasi, solo che loro le cose riescono a farle. Bene ragazzi, grazie del vostro tempo e mi raccomando, se avete piacere, vi stavo appunto dicendo, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Un saluto a voi e a tutti i vostri cari pucari. Ciao ragazzi!